Ma tu guarda questo, quanti soldi mi chiede, porca miseria. Adesso vediamo subito, vediamo. Andrea! Mi dica. Allora, io avevo intenzione di rimappare la mia punto. Ok. Sono andato da un rimappatore e mi ha chiesto 350 euro. C'è un modo per ottenere magari gli stessi risultati pagando un po' meno soldi, che sono un poveraccio? Allora, si può fare sicuramente, ci sono dei rischi, però ti potrei insegnare come effettuare una leggera rimappatura con un budget minore dei 100 euro. Ah, benissimo, allora insegnami perché non ho voglia di spendere tutti quei soldi. Quindi adesso proveremo a rimappare la mia macchina, una Alfa Mito 1300 da 95 cavalli del 2008, con molti chilometri e con numerosi componenti già compromessi come turbo e tenuta delle fasce, quindi bisogna andarci piano. Anche dai tempi vedrete, oltre al fatto che sarà leggermente bagnato l'asfalto, vedrete che comunque la macchina è spompata, quindi cercheremo di dargli una nuova vita. Prima di tutto, sai che cos'è una centralina effettivamente? No? Allora, la centralina è quel chip elettronico che viene montato su tutte le autovetture e le motociclette, che serve per gestire i parametri di iniezione, limiti di coppia, limiti di velocità. Quindi andando a modificare il programma all'interno della centralina è possibile andare a cambiare l'erogazione della nostra automobile e andare effettivamente a cacciare più cavalli e addirittura in alcuni casi consumare anche di meno. Ovviamente è un'operazione estremamente rischiosa, quindi tu che non sei un esperto evita di provarci a casa perché potresti compromettere sia l'affidabilità del motore sia addirittura bruciare la centralina, e ti assicuro che poi ricomprare la centralina costa più di 350 euro. Per prima cosa dobbiamo andare a leggere il contenuto della nostra centralina, quindi a leggere il programma. Abbiamo due metodi con cui è possibile effettuare una lettura della centralina: il metodo OBD, che è quello che utilizzeremo noi oggi, e il metodo Bench, e per farlo useremo questo strumento. Questo è un MPPS V18 pagato sui 40 euro, e questo ti permette di andare a collegare la presa OBD della nostra macchina, che è la presa diagnostica che si trova sotto al volante, dove passano tutti i dati riguardanti la coppia, la pressione del turbo, eccetera eccetera, e andarla a collegare ad un qualsiasi computer. La tecnica Bench invece prevede il collegamento della centralina e la sua alimentazione esterna attraverso questi cavi pin per pin. È un processo leggermente più complesso che ci permette di andare a leggere una partizione della memoria della centralina più estesa, e quindi poi ci può permettere di andare a modificare cose come l'esclusione della D-Blue, dell'EGR e così via. Però al momento a noi ci interessa solo cacciare fuori più cavalli e comunque consumare un po' di meno. Un altro strumento che è fondamentale ma non è strettamente necessario per eseguire una buona rimappatura è il mantenitore di carica. Come puoi vedere ho già messo... Porca miseria, mi ammazzo. Come puoi vedere ho già messo in carica la mia auto, questo perché durante la fase di lettura e scrittura della nostra centralina è fondamentale che la tensione della batteria rimanga il più costante possibile, perché se scendesse sotto i 12 volt potrebbero esserci seri problemi. Seri Problemi del tipo? Del tipo che becchi la centralina e poi la devi comprare. Ah, ecco, tutto chiaro. Una cosa fondamentale che non ho detto è che ogni macchina monta la sua specifica centralina. Quindi l'MPPS V18 va bene per la mia centralina, che è una Marelli, ma non è adatta a tutti i tipi di macchine e tutti i tipi di centralina. Esistono anche altri tipi di strumenti, sempre cloni cinesi, tipo il Kesso, il K-Tag, che riescono a fare macchine anche più moderne. Quindi prima di comprare uno strumento assicuratevi che comunque sia compatibile con la vostra auto. Ora però, prima di andare a rimappare, andiamo a fare un'altra cosa che spesso viene sottovalutata, cioè quella di andare a estrapolare i dati
della nostra macchina da originale. Quindi ora ci andiamo a fare un giro, andremo a misurare la pressione degli iniettori, la pressione del turbo, la velocità del veicolo, quindi faremo un piccolo sparo 0-100 per vedere le prestazioni della nostra macchina. Poi andremo con la rimappatura e riconfronteremo i dati. Per andare a leggere i dati non utilizzerò l'MPPS V18, ma questo, di cui non so il nome, che ho pagato tipo 5 euro tanti anni fa Tanti soldi. su Wish, mi sa. Quindi è un semplice cavo OBD USB, lo andiamo a collegare al computer e andiamo a leggere lo 0-100 e alcuni dati importanti riguardo alla nostra macchina adesso originale per ora. Sì, proveremo lo sparo della Mito senza rimappatura per vedere come va e come si comporta. Ho premuto run. Hai premuto run? Yes. Devo stare molto attento a non far slittare le ruote, anche perché la strada è leggermente bagnata. Ah, leggermente E bagnata. falsa la misura. Ecco, a posto. Bene, bene, 17. 17 e 17. 17, Uno schifo. Fa veramente, ok che è bagnato, ma fa veramente schifo. È veramente vomitevole. Adesso torniamo a casa e diamo una bella rimappata a questa macchina. Siamo tornati al giro, che è Un po' uno schifo. una merda. Lo sparo è Sì, ok bagnato, leggermente bagnato per terra, quindi purtroppo qua non si possono nemmeno disinserire i controlli. Quindi il risultato è stato quello che è stato. Ora cerchiamo di abbassare il tempo e vedremo se con la rimappatura riusciremo ad abbassare sì, sicuramente. Ora, per prima cosa andiamo a leggere la nostra mappa. Quindi andiamo a collegare il nostro computer con l'MPPS. L'auto, mi raccomando, deve essere in carica, questa è una cosa fondamentale. Quindi facciamo un giro di chiave, spegniamo le luci per abbassare il consumo energetico della nostra macchina, chiudiamo anche le ventole. Ok. Selezioniamo la nostra centralina e poi andiamo a leggere. Ragazzi, se mentre leggete o scrivete la mappa sentite rumori strani, si accendono tutte le spie, è perfettamente normale. Ora voi non potete vedere, però qua mi stanno uscendo una quantità di spie poco simpatiche, abbastanza importante. Però non vi preoccupate che è tutto normale e poi tutto forse verrà ripristinato. Forse si ripristinerà o forse briccheremo la centralina. Forse briccheremo la centralina. Bene ragazzi, adesso attendiamo che si scarichi la mappa, è un processo molto delicato, quindi non toccate nulla, fate attenzione. Una volta completato il download della nostra mappa, andiamo a salvarlo sul nostro PC. Io me lo sono salvato su 2 PC e una chiavetta per sicurezza, dato che è il file originale della macchina, quindi è sempre meglio tenere più copie di questo file. Poi seguiamo le indicazioni che ci vengono fornite dal programma, quindi giriamo la chiave, aspettiamo 5 secondi, premiamo OK, poi rigiriamo nuovamente la chiave e poi avremo completato la lettura della nostra centralina. Bene ragazzi, una volta presi i dati dalla nostra macchina e scaricata la mappa, è giunto il momento di andare a modificare i parametri. Dai dati estrapolati grazie all'ELM 327 possiamo andare a leggere alcune cose che sono fondamentali, per esempio la pressione del turbo, che qui è espressa in pressione assoluta. Dai dati leggiamo che la pressione massima che abbiamo raggiunto durante il nostro test è stata di 240 a 2840 rpm. Questo 240 sta per 2,4 bar. 2,4 bar assoluti, attenzione, quindi dobbiamo togliere un bar di pressione atmosferica. Da qui riusciremo a capire che di pressione turbo, quindi di pressione di sovralimentazione, la nostra macchina raggiunge 1,4 bar e già qui capiamo che effettivamente non c'è molta polpa
da poter tirare fuori. Questo perché già il sensore di pressione turbo originale garantisce il suo perfetto funzionamento fino ad 1,5 bar, ma questo dipende da veicolo e veicolo. Un'altra grandezza molto interessante è sicuramente la pressione del carburante nel rail, quindi la pressione degli iniettori, che nel nostro caso ha raggiunto i 163.000 kPa ad un regime di 3.800 rpm. Ora, con la nostra mappa non andremo a toccare l'iniezione, però andando solo ad aumentare i valori di coppia si andrà a utilizzare una partizione della nostra mappa che ci permetterà effettivamente di andare a leggere poi un valore superiore. Comunque, una volta estrapolati i dati, possiamo andare sul nostro software di rimappatura. Io vi consiglio due software che sono gratuiti, uno è StageX e l'altro è Tuner Pro. Noi in questo caso utilizzeremo StageX. Bene, una volta caricata la nostra mappa all'interno del software StageX, si presenterà in questo modo. E come potete ben vedere non ci si capisce assolutamente nulla. Queste sono le locazioni memoria, questi sono i valori all'interno delle locazioni della nostra centralina. Possiamo andare a cambiare il tipo di visualizzazione, visualizzare tutto in binario oppure in 2D, ma come potete vedere non è facilmente comprensibile a occhio umano. Per andare a leggere, quindi a modificare con criterio questi valori, è necessario comprare i cosiddetti map pack, cioè delle traduzioni che ci formano delle tabelle che sono facilmente comprensibili. Io ho già acquistato i map pack su StageX, sia su StageX che su Tuner Pro si trovano a circa 40 euro e come potete vedere vengono presentate diverse tabelle che è possibile andare a modificare. Per esempio, questa è una tabella, in questo caso un valore singolo, che indica la velocità massima del nostro veicolo, che è impostata a 180 km/h. Posso andare a modificare questo parametro in diversi modi. Posso andare ad aggiungere un'unità di valore, posso andare a toglierla, posso fare un cambiamento in assoluto e inserire un valore qualsiasi. Posso aggiungere o sottrarre in percentuale, quindi posso dirgli darmi un 10% in più. E come potete vedere qui ci sono moltissime mappe da poter andare a modificare. Le più interessanti sono sicuramente quelli sulla gestione magari della geometria variabile o della Westgate. E come potete vedere ci sono più mappe che descrivono lo stesso tipo di comportamento. Questo perché la macchina, in caso di problemi di avaria motore, spie che si accendono, andrà a considerare mappe diverse, o nelle macchine in cui è presente il manettino Sport, Eco, Dynamic, come nel caso della mia Mito, sono presenti più mappe con all'interno dei valori diversi. Una mappa che viene utilizzata per esempio dalla mia macchina in caso di avaria motore è questa qui e viene soprannominata come limp, cioè quando la macchina entra in limp mode. Ad ogni modo io non vi darò delle indicazioni specifiche per poter andare a creare una mappa vostra perché non credo di essere abbastanza competente, però io vi lascio il link ad un canale italiano dove io mi sono formato per creare la mappa che ora andremo a provare, che si chiama Racing Sound. Comunque ragazzi andateci piano se volete provarci perché comunque ci sono mappe anche delicate tipo quelle dell'iniezione con gli anticipi o le durate di iniezioni, quindi andateci piano. Bene, una volta completata la nostra mappa è arrivato il momento di esportarla e qui ci verrà chiesto di andare a correggere i checksum. Ora il checksum è la cosiddetta impronta digitale della mappa. Ogni mappa ha il suo codice. Se non corrisponde al codice all'interno della centralina, la macchina non si avvia e ogni volta che uno va a cambiare un parametro all'interno della mappa, il valore del checksum va corretto. StageX ci propone una correzione per un determinato costo, ma noi non siamo interessati perché l'MPPS V18 corregge già i checksum in maniera automatica quando andiamo a ricaricare la mappa. Ora andiamo con il caricamento, quindi andiamo su scrivi. Bisogna sempre girare il quadro, giusto? Bisogna sempre girare il quadro, sì. Girare la chiave.
Andiamo a caricare la nostra. Ci chiede di correggere appunto i checksum, noi gli diamo l'ok e così partirà il caricamento. Ragazzi, scusateci se l'audio in questo video in alcuni punti non è proprio il massimo, anzi ci teniamo a ringraziare il nostro amico Leonardo, un sound engineer, che ci ha ripulito l'audio perché altrimenti sarebbe stato tutto inascoltabile. E lasciamo il suo Instagram in descrizione. La rimappatura è andata a buon fine. Ora vediamo se la macchina si accende oppure è esplosa. a piedi. La macchina. Pare. E per ora andiamo a provare. E ora andiamo a vedere questo sparo, comunque sempre con le stesse premesse, strada bagnata. A few moments later. Andrò a premere run quando Andrea si ferma e registreremo questo sparo senza errori. Ci proviamo. Va bene, quindi adesso andiamo a premere run e vediamo come si comporta la macchina rimappata. Sempre tenendo conto della strada bagnata e tutto. 13,72, buono. È buono anche perché siamo partiti da 17. Secondo in condizioni ottimali sarebbe 15,5, 12,5. Comunque si recuperano sempre quei 2-3 secondi. 15, allora aspetta, però 15 Anche 14 in asfalto asciutto. In asfalto sì, asciutto prima della rimappatura più o meno sui 14 sì, e mezzo. 15, 14 e mezzo. Va bene, allora ci vediamo in officina per ultime conclusioni e saluti. Quindi conclusioni. Allora, tutto sommato è andata bene, cioè nel senso siamo riusciti ad abbassare il tempo dello 0-100, i dati sono coerenti con quello che effettivamente poi siamo andati a chiedere sulla rimappatura. Ovviamente le condizioni atmosferiche erano quello che erano, il pilota purtroppo era quello che era, Il pilota è quello che è. quindi ecco è stato un test abbastanza, come si può dire, empirico. Era giusto per provare, non è un test. Allora, non è affidabile al 100%. È solo per dimostrazione. Sì, no, vabbè, ragazzi, non lo fate. È amatoriale. Non lo fate perché Non lo fate perché spaccate tutto. noi non ci assumiamo nessuna responsabilità. Io me ne tiro fuori completamente. Dopo non ci scrivete che avete spaccato la centralina e che la rivolete. No. Quindi, Però sì, abbiamo comunque dimostrato che anche con un budget tutto sommato basso. basso, si parla di meno di 100 euro tra l'MPPS, il mantenitore di carica e il programma, tra virgolette, non si arriva ai 100 euro, quindi No, vabbè, quindi sì, comunque con un budget bassissimo, Sì. come siamo soliti noi, comunque, il nostro certo, marchio. è il nostro marchio. Va bene, allora, penso di aver imparato qualcosa di nuovo. Una persona ignorante come me in materia ha imparato a rimappare, in teoria, in pratica non lo farà mai. E niente, Iscrivetevi, lasciate un commento, se qualcosa non è stato chiaro noi ci siamo sempre per rispondere. commentate, fate domande, noi rispondiamo, lui soprattutto. Al prossimo video.